Di Michele Ferrero non si sa molto. Asciutte cronologie, poche notizie biografiche, una recente raccolta di testimonianze e una sola intervista diretta concessa in vecchiaia a Mario Calabresi e pubblicata sulla Stampa il 15 febbraio del 2015, il giorno dopo la sua morte. Di Michele Ferrero però conosciamo tutto, le sue opere, i suoi successi, i momenti vissuti insieme ai suoi prodotti. È proprio perché parlava con i fatti e le sue creazioni che lo possiamo nominare come uno di quegli eroi pionieri, forse anche solo compagni di viaggio, che fanno parte della nostra vita da sempre, anche se non li abbiamo mai incontrati. Nel mio nuovo libro, Il fabbricante di cioccolato, che esce oggi per PM, ho deciso di portarvi nel suo mondo, di farvi entrare nel suo laboratorio creativo, di farvi scoprire da dentro il suo modo di pensare e innovare. Ora, nell'avvicinarmi a questo imprenditore schivo e illuminato, ho deciso di mettermi nei panni del leggendario re Alcino, che forse ricorderete dai vostri giorni scolastici. L'antico re dei Feaci, infatti, si trovò involontariamente a ospitare il grande Ulisse sulla via del suo ritorno a Itaca. Fu lui a vederlo piangere di nascosto mentre l'Aedo Demodoco tesseva nel canto le sue gesta. Fu lui a chiamarlo fuori dal suo riserbo, invitandolo a raccontare la storia dei suoi viaggi fino a quella corte. E fu lui a insistere, trasformando la storia nota dei fatti su Ulisse in una confessione intima del suo vissuto, nel racconto magico della sua Odissea. Allo stesso modo, di fronte a un grande contemporaneo come Ferrero, ho scelto non di elencare vicende o collezionare discorsi su di lui, ma di interrogare invece la sua voce, di domandare a lui il suo segreto, di investigare con lui il cuore della sua impresa, che in italiano indica sia avventura che azienda. In questo senso, il mio libro non è una biografia tradizionale o un resoconto annalistico corredato da un obbligatorio percorso cronologico, ma in realtà è una vita concepita come una rapsodia di storie ascoltate e cucite insieme, come una fantasia di minuzie, come una lettura appassionata e personale. Come suggeriva lo storico greco Plutarco all'inizio della vita di Alessandro Magno, spesso un breve episodio, una parola, un motto di spirito dà un'idea del carattere molto meglio che non battaglie con migliaia di morti, grandi schieramenti d'eserciti, assedi di città. I numeri delle grandi battaglie, come quelli della crescita industriale, dicono poco del loro movente, mentre spesso dettagli, aneddoti o particolari apparentemente irrilevanti sanno invece restituire l'energia vitale che ha mosso un temperamento verso un cammino assolutamente nuovo. Questo, se ci pensate, è lo stesso metodo della letteratura, che ci fa conoscere attraverso maniere banali, che sa restituire mondi o definire caratteri a partire da dettagli minimi. La Bibbia che il partigiano Johnny di Fenoglio porta nello zaino durante la guerra partigiana, o i capponi che Renzo offre goffamente in dono ad Azzeccagarbugli. Inoltre questo è anche il metodo del critico d'arte Giovanni Morelli, che dallo studio di particolari poco controllati come lobi e unghie fu in grado di elaborare un originale metodo di attribuzione dei quadri. Insieme a questi dettagli vivi ci guideranno nella personalità di Ferrero proprio le sue storie, le storie che lui ha scritto non sulla carta ma sul cioccolato. È sul cioccolato, infatti, che Ferrero ha voluto costruire il suo immaginario condiviso, moltiplicando la sua vita in quella dei suoi users, costruendo ad Alba la sua città ideale e dando forma a un sapere-sapore nuovo, una conoscenza come gusto, come nel verbo sapere in italiano. Quindi al centro del mio racconto è proprio l'arte dolciaria di Ferrero, lo storytelling visibile e nascosto nei suoi prodotti, la lingua viva del suo fare imprenditoriale e poetico, che mostra senza mai dire, che incarna senza mai spiegare, che diletta senza mai svelare. Come un grande narratore, Ferrero ci ha consegnato quindi dei prodotti parlanti che, come i libri, abbiamo gustato spesso senza sapere da dove nascessero. Abbiamo condiviso con altri accumulando memorie comuni e abbiamo ricreato in 1000 nuove combinazioni secondo il nostro gusto personale. Alla luce di queste considerazioni, il mio contributo su Michele Ferrero ha lo scopo di offrire un ritratto insieme culturale, imprenditoriale e spirituale
di una vita polivalente, dai molti modi, come il polutropon Ulisse. E per tracciare i pilastri della sua architettura umana, imprenditoriale e religiosa, ho voluto organizzare questa vita in prima persona, per cerchi concentrici, attraverso percorsi complessi, spesso puntellati di digressioni culturali, letterarie o strategiche. Dal punto di vista narrativo, i capitoli di questa vita procedono per inizi, dove esperienze personali si sovrappongono a vicende storiche collettive e definiscono lo sviluppo graduale di una particolare filosofia dell'impresa. Dopo una breve introduzione sull'ovetto Kinder, in cui creatività, strategia e fede trovano espressione sintetica, i capitoli centrali esplorano la giovinezza di Michele, il suo ritorno ad Alba dopo la guerra, l'inizio della fabbrica, la morte improvvisa del padre e il compimento della sua eredità con la creazione di Nutella nel 64, la partenza dei figli per l'università all'inizio degli anni 80, la seconda alluvione della fabbrica nel 1994, la morte del figlio Pietro in Sudafrica nel 2011 e la sua eredità viva dopo la sua morte nel 2015. Dal punto di vista imprenditoriale, il ritratto del suo temperamento semplice e complesso, irriducibile a una sola dimensione, intaglia anche un modello illuminante di un pensare diverso, di una design vision, che è figlia ed espressione di un milieu tipicamente italiano. La storia di Ferrero, infatti, ha molto in comune con quella di innovatori come Luigi Lavazza, Davide Campari, Alfonso Bialetti, Enzo Ferrari e molti altri che hanno saputo usare risorse limitate come opportunità creative e hanno saputo costruire prodotti come piazze di incontro e storytelling, di mercato e di emozione, di design e di cultura. In questo senso, lo studio del suo percorso di artista e imprenditore si offre come una riflessione su come costruire una via all'originalità, non come ricerca del nuovo per nuovo, secondo il mito della frontiera, ma come sintesi di funzionalità ed estetica, di strategia e creatività, di economia ed etica. I prodotti Ferrero rispecchiano la concretezza e l'idealità, la prudenza e il coraggio, l'impegno e la visione di Michele e non esprimono solo un successo commerciale, ma anche la capacità di dare forma a un immaginario e a una particolare filosofia imprenditoriale. Il motto ferreriano lavorare, creare, donare, che la sintetizza, indica da una parte la tensione a superare la sola dimensione materiale del consumo e dall'altra l'impegno per la costruzione di frutti duraturi in ambito economico, sociale e intellettuale. I prodotti Ferrero quindi esprimono la visione a due polmoni di un prodotto che sia industriale e poetico, che sia capace di rispondere a un bisogno e di dare significato a un servizio. La capacità di Ferrero di incorporare diversi linguaggi in nuove sintesi, la sua visione autoriale ed insieme del prodotto, la sua tensione a vitalizzare un'eredità culturale in chiave moderna, manifestano anche una via tipicamente italiana all'innovazione, che cura il dettaglio, anche quello invisibile, come funzione di un insieme organico. Oltre a essere un grande imprenditore e autore, Michele Ferrero è quindi un grande innovatore italiano o un grande innovatore all'italiana, capace di leggere una tradizione, di attivarla significativamente e di trasporla su nuove corde. Questa è la storia di Moncherie, di Nutella, di Rocher, di Kinder e di tutti i suoi prodotti che hanno ottenuto un successo straordinario per la loro capacità di leggere i bisogni, ma soprattutto per la loro tensione a parlare, a comunicare, a incarnare mondi. Quello che troverete in questo libro è quindi un dialogo vivo e caloroso con queste storie che Ferrero ha voluto raccontare con il cioccolato. Un'esplorazione curiosa del suo approccio all'innovazione che illumina il cuore operativo e culturale del modello italiano di impresa. In questo racconto filosofico e imprenditoriale e dal profilo internazionale ci troverete anche molto del mio lavoro, da critico letterario, da storico della cultura industriale, da professore di studi italiani negli Stati Uniti e da storyteller su questo canale YouTube di Italian Innovators. Spero che questa vita viva di Ferrero possa essere di ispirazione e oggetto di studio e che questo libro possa iniziare un dialogo sofisticato e maturo sulla natura del fare all'italiana. Nelle prossime settimane vi racconterò di più del modello imprenditoriale e della storia dei prodotti Ferrero su LinkedIn o su Italian Innovators alla playlist Fabbricante di cioccolato. Nel frattempo vi invito a guardare anche gli altri profili della playlist in italiano e ovviamente tutte le altre storie che ho voluto raccontare in inglese
inglese. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale o di seguirmi su LinkedIn o Instagram per aggiornamenti quotidiani. Ok, tempo di leggere il libro. Fatemi sapere cosa ne pensate e se vi piace, spread the word, fatelo circolare tra amici, studenti e colleghi. Grazie.